Nel primo test, la Insta360 One R ha smorzato le vibrazioni meglio di tutte le altre action cam. Vediamo perché è arrivata prima in questo confronto. Cominciamo dalla posizione più facile perché, montata sul petto, la camera è soggetta a minori vibrazioni, soprattutto quelle secche derivanti dal telaio o dal motore. L'immagine è definita e nitida e la stabilizzazione sta funzionando, perché se notate l'orizzonte è stabile mentre gli oggetti vicini alla camera si muovono. La stabilità dell'orizzonte permette di avere un'immagine che si può vedere per tanto tempo, senza percepire fastidio, e nel contempo trasmette l'energia dell'azione attraverso il movimento della moto. Sul casco aggiungiamo i movimenti della testa, quindi quando ci sono dei dossi o delle buche si notano. Però la stabilizzazione è sempre di ottimo livello, perché la moto si muove, ma non si muove il quadro. Sul manubrio ci sono i colpi secchi del telaio e le vibrazioni del motore. In questo caso si nota perché alcuni dettagli perdono di definizione, soprattutto quelli vicini. La stabilizzazione resta comunque di ottimo livello. L'ideale sarebbe avere anche la stabilizzazione ottica, come fa la Sony FDR-X 3000. Sulla forcella la Action Cam è soggetta a tutti gli scossoni della ruota, ma la Insta360 One R fa un ottimo lavoro e le immagini sono molto suggestive. Diverso invece il discorso in curva, perché la funzione che mantiene dritto l'orizzonte funziona solo per ridotti angoli di piega, per esempio quando siamo dietro ad una macchina, ma oltre ad un certo punto tutta l'immagine si storta ed è molto fastidioso, forse anche più rispetto a non avere questa funzione, perché la piega sembra quasi innaturale. Ora vediamo il compito più arduo per una action cam, perché in questa scena la Insta360 One R è montata sulla schiena con un tubo lungo 30 cm che arriva sopra il casco e quindi dondola molto ed è soggetta al vento. Guardate però quanto è sempre stabile l'immagine, non si notano né dondolamenti dell'asta di prolunga né vibrazioni per il vento. Ottimo! Secondo test, com'è la qualità audio di Insta360 One R quando usate in moto? Il software 360 Studio permette di modificare la risposta audio per dare maggiore risalto alla voce oppure ai suoni d'azione. È purtroppo questo l'unico motivo perché la Insta360 si è posizionata al secondo posto, quando in realtà il risultato del mio test fa schifo. Però abbiamo la potenzialità che in un futuro perfezionino la funzione Real Audio e questa è una cosa molto gradita e noi diamo un punto in più alla Insta360. Qual è la migliore action cam da motovlog? Grazie a Giampiero, Luigi e Andrea e tutti gli altri che mi hanno fatto questa domanda.
Adesso andremo a vederlo. La resa della voce fa sempre schifo, sia con l'audio naturale sia attivando le opzioni di 360 Studio, Voice Focus oppure Action Focus. La resistenza al vento è buona, nel senso che il guadagno di ingresso viene probabilmente del tutto annullato da una elaborazione digitale, quindi non si percepisce il fastidiosissimo rumore tipico delle action cam esposte al vento forte. Purtroppo ancora una volta la modalità migliore è quella senza l'elaborazione True Audio, perché quantomeno si sentono un po' i rumori d'ambiente, tipo il motore. Terzo test. In moto la Insta360 One R registra bene anche con poca luce? Vi faccio vedere le immagini riprese dalla 360 mentre era attaccata alla forcella, perché così purtroppo si nota il motivo per cui è soltanto terza nella classifica delle migliori action cam in scene low light. La stabilizzazione resta di buon livello e l'orizzonte è sempre stabile, ma l'immagine soffre molto di più di micro vibrazioni, quindi si perde la nitidezza nei contorni degli oggetti. Ancora una volta funzionerebbe meglio una stabilizzazione ottica, come quella che ha la Sony FDR X3000, forse? La luminosità poi non è così eccellente anche a confronto con camere come la GoPro Hero 7 Black, che è più vecchia di 2 anni. Questo e la perdita di definizione in riprese con poca luce la fanno scivolare al terzo posto nella mia classifica migliori action cam in low light. Quarto test. Com'è la qualità di immagine della Insta360 One R? Meglio la GoPro? Ho voluto mettere a confronto diretto Insta360 One R con GoPro Hero 7 Black perché sono davvero simili come qualità d'immagine e diventa difficile scegliere. Con lo schermo diviso riusciamo a notare per la Insta360 una minore sensibilità ai riflessi del sole quando in controluce e quindi una migliore conservazione dei dettagli. Anche con il sole a favore si nota una qualità delle immagini leggermente superiore, anche se la GoPro 7, pur essendo più vecchia di 2 anni, si difende benissimo e visto il minor prezzo potrebbe valer la pena sceglierla. Sono appassionato di moto e avevo sempre desiderato un confronto per capire quale action cam fosse meglio per le riprese in moto. Il mio video ti ha aiutato? Fammelo sapere con un pollice verso l'alto. E se ti interessa sapere come si sono comportate sulla mia moto le altre action cam, sia quelle costose ma anche quelle economiche cinesi, ti aspetto nelle prossime puntate.